Francisco Torreblanca affronta quindi varie tematiche come la chiromanzia, la piromanzia, ma anche sortilegi, malefici. C'è poi una parte dedicata alle vere e proprie punizioni, quindi la tortura, la pena di morte. Benvenuti e anzi bentornati nella Collector's Cave, il canale dedicato ai libri antichi, ma non solo, anche al mondo del collezionismo in generale. Quindi studiamo storie strane, intervistiamo collezionisti e molto altro. Oggi però vi vorrei parlare di libri antichi di magia. Cerchiamo di capire insieme, quindi, per quale motivo abbiano ancora questo fascino, questo mistero. Prima di cominciare vi chiederei, dato che il canale è giovane e ha bisogno di voi per essere conosciuto e divulgato, di iscrivervi, di attivare la campanellina e di godervi la sigla. Il libro antico e il libro in generale è da sempre considerato uno strumento, un veicolo di trasmissione di un pensiero, di una scienza, di una nozione. Ci sono alcuni libri che hanno trasmesso dei messaggi, diciamo, più convenzionali, quindi legati alla medicina, alla scienza, all'astrologia, e altri libri invece che hanno trasmesso argomenti un po' meno convenzionali. E qui, in questa categoria, appunto, rientrano i libri di magia, di esoterismo e di alchimia. Io qua ne ho uno in particolare da farvi vedere e si tratta dell'Epitome Delictorum Sive de Magia, scritto da Francisco Torreblanca e stampato a Lione nel 1678. È un vero e proprio compendio che raccoglie nozioni di magia divinatoria, magia operativa e tutte le conseguenze giuridiche ma anche morali che si ritorcevano nei confronti di chi praticava la magia. In questo manuale Francisco Torreblanca affronta quindi varie tematiche come la chiromanzia, la piromanzia, ma anche sortilegi, malefici. C'è poi una parte dedicata alle vere e proprie punizioni, quindi la tortura, la pena di morte. Di questo però vi parlerò successivamente agganciandomi a un altro punto, leggendovi anche delle parti di questo libro. Quello che mi interessa che sappiate è che i libri di magia sono sempre contraddistinti da una certa rarità. Per quale motivo? Perché essendo proibiti dalla Chiesa venivano stampati nella clandestinità, quindi in pochissime copie e soprattutto all'oscuro del pubblico, del grande pubblico. Ne venivano stampati magari 100-200 esemplari, non di più. Oltre a questo, la Chiesa interveniva ovviamente con il famoso index dei libri proibiti, disincentivando quindi gli autori, ma anche gli stampatori, gli editori e anche tutti gli artigiani della filiera, se così la possiamo chiamare, del libro, nel proseguire lo stampaggio di libri di questo genere. Quindi questo è il motivo per cui sono molto difficili da reperire ad oggi. Pochissimi esemplari sono arrivati fino a noi. I primi esempi di libri di magia appartengono ancora all'età egizia, ma gli esempi iconici di libri di magia sono i cosiddetti grimori. I grimori erano dei manoscritti, quindi non dei libri, non dei multipli, ma oggetti unici, che vennero prodotti più o meno dal X al XVIII secolo. Anche prima dei grimori noi abbiamo traccia e testimonianza di manoscritti dedicati alla magia, soprattutto in epoca egizia, ma questi, diciamo, assumono proprio il ruolo di icona appunto del libro di magia. Anche nell'Ottocento abbiamo una sorta di revival dei grimori, quando alcuni editori decisero di prendere quei manoscritti, ristamparli e tra l'altro con moltissimi errori di trascrizione e traduzione. Uno degli esempi più importanti e noti di grimorio è sicuramente il Picatrix, un manoscritto composto nel X secolo dedicato all'astrologia magica e contenente delle formule per l'invocazione degli spiriti planetari. Ora, prima di andare avanti, vi chiederei ancora una volta di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. C'è un altro manoscritto davvero misterioso e affascinante che rientra nella categoria dei grimori. È il Codice Voynich. Il Codice Voynich è noto per essere un manoscritto non ancora interpretato, nel senso che nessuno è ancora riuscito a decodificarlo. Innanzitutto partiamo dal suo nome, Voynich.
Voynich è stato un mercante che nel 1921 ha comprato questo manoscritto, tra l'altro vicino a Frascati. Da lì noi lo chiamiamo appunto con il suo nome. Al momento è custodito nella sezione dei libri rari e manoscritti della biblioteca di Yale e ancora oggi viene studiato da esperti e decodificatori per cercare di capirne l'origine e il significato. La prima testimonianza storica che noi abbiamo del Voynich è del 1580, quando Rodolfo II acquista questo manoscritto da due personaggi misteriosi, John Dee e Edward Kelly. Già dal 1600 il manoscritto viene studiato e la sua decodificazione viene tentata da moltissime persone. Pensate che addirittura durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi tramite delle tecniche che venivano adoperate per decodificare i messaggi criptici usati durante il periodo bellico, anche in quel momento quindi si cercò di capire da dove provenisse questo manoscritto e quale fosse il suo contenuto. Al suo interno sono sicuramente contenute le indicazioni per dei riti esoterici, così come delle simbologie alchemiche. È pieno zeppo di illustrazioni, tra l'altro bellissime, ma ancora oggi nessuno riesce a capire quale sia il loro effettivo significato. Ma tornando ai due personaggi citati prima, qualcuno ritiene che il Voynich sia in verità una grande truffa, quindi un manufatto creato da John Dee e Edward Kelly semplicemente per rubare a Rodolfo II i 600 ducati che lui pagò per quel manoscritto. In verità però gli ultimi studi che sono stati fatti sul manoscritto al carbonio 14 ci dicono che il manoscritto venne eseguito almeno 100 anni prima dall'acquisto di Rodolfo II, quindi è impossibile che sia stato creato da John Dee e Edward Kelly. Anche se effettivamente il dubbio poteva venire perché Edward Kelly era un noto falsario che era già stato processato in Inghilterra per più o meno lo stesso identico motivo. Infine, un altro personaggio che ha contraddistinto la storia dei libri di magia e di occultismo, Cornelio Agrippa. Nato nel 1486 a Colonia, fu filosofo, astrologo e grandissimo sostenitore della magia. Agrippa è anche ricordato sicuramente per una vita molto avventurosa, ma anche perché la Chiesa lo perseguitò più o meno per tutta la sua vita, proprio in seguito ai suoi scritti. Il suo libro più importante è il De Occulta Philosophia, stampato per la prima volta nel 1510, che è una strenua difesa della magia e dei riti magici. Agrippa si immagina l'universo diviso in 3 sfere. Ogni sfera appartiene a un mondo. Il mondo degli elementi, e quindi il mondo fisico, il mondo degli astri, e quindi il mondo celeste, e infine il mondo intellegibile, quello degli spiriti. A queste 3 sfere corrispondono 3 tipi di magia: la magia fisica, la magia celeste e la magia religiosa. Secondo Agrippa, riuscire a interpretare e ad operare questi 3 tipi di magia avrebbe permesso a un mondo superiore di dominare il mondo inferiore. Gli scritti di Agrippa vennero quindi non solo perseguitati dalla Chiesa a lungo, ma vennero riutilizzati, reinterpretati per moltissimi secoli, da lì in avanti. Ma per quale motivo quindi i libri di magia suscitano ancora un così grande interesse? Innanzitutto perché sono, secondo me, l'emblema di una controcultura. All'epoca, infatti, la Chiesa Cattolica, proprio grazie a un libro, imponeva la propria dottrina alla maggior parte delle persone. Chi invece voleva seguire uno stile di vita diverso, quindi con valori anche diametralmente opposti, doveva necessariamente uscire dal binario dettato dalla Chiesa e rivolgersi ad altre discipline. Questo è uno di quegli esempi. Ma c'è un altro motivo per cui i libri di magia sono così interessanti, perché ci danno una testimonianza di un'epoca sicuramente buia, ma anche fertile per lo sviluppo della filosofia, di alcune arti e di alcune invece credenze che si discostavano nettamente da quelle comuni. Questo è il motivo per cui voglio leggervi alcuni passi molto brevi di questo libro. Nel capitolo dedicato alle punizioni che venivano inflitte a chi veniva tacciato di stregoneria, c'è una parte molto importante che adesso vi leggo. Facinorosis veritas, quae indice voce non promitur, dolore corporis exprimatur.
che tradotto in italiano vuol dire lì dove non funziona la parola, usiamo la tortura. All'epoca si credeva infatti che la verità risiedesse quasi tra le fibre muscolari delle persone e che scuotendole questa verità sarebbe venuta fuori. In questo caso si ha quindi un accenno storico scritto della tortura. Ma nonostante questa atrocità, poche righe dopo, l'autore ci dice «Nam defensiones nulli sunt negande, etiam eretico». Questo vuol dire che la confessione quindi non poteva essere storta, non era valida quella testimonianza dell'eretico che non era in grado di difendersi. Questo è un principio giuridico importantissimo e qua siamo alla fine del Seicento. Ecco perché il libro è una testimonianza. Lo stesso libro, infatti, che veniva usato come strumento di divulgazione per la dottrina cattolica con la Bibbia, era usato anche per veicolare messaggi che erano diametralmente opposti, ma che comunque rappresentavano la storia degli uomini e la volontà di alcuni di essi di discostarsi dai binari imposti. Sui libri di magia ovviamente ci sarebbe ancora tantissimo da dire, il tempo a disposizione però è quello che è, per cui io vi ringrazio di aver seguito questo video, vi chiedo se vi è piaciuto di mettere un like, ma soprattutto se c'è qualcosa che vi ha incuriosito di scrivermelo nei commenti a cui rispondo con grande piacere. Ci vediamo al prossimo video.